Ebbene sì, sono in compagnia di un paccone, il nostro pacco direttamente da Rosaspina Bergamo, partner ufficiale del canale, gioielleria fornitissima di tante cose bellissime. Vi consiglio di darci un'occhiata se siete interessati a qualcosa, ma come ogni mese è anche il momento dell'unboxing, perché il buon Stefano ci manda sempre qualcosa da recensire assieme e ho preso l'abitudine a non ricordare, non approfondire ciò che ho chiesto, perché non me lo ricordo, non ricordo tutto, ma quantomeno abbiamo la possibilità di farci un bel unboxone live, una reaction, perché appunto non so bene che cosa c'è all'interno. Ce lo guardiamo insieme e poi magari facciamo anche una recensione, quindi direi di non perdere altro tempo, partiamo con il nostro unboxing. Nuovo mese, nuovo unboxing targato Rosaspina. Vediamo un po'. Si tratta di un pacco grande questa volta. Non ricordo davvero che cosa c'è all'interno, quindi una sorpresa anche per me. Ogni volta non so se rimarrà qualcosa in collezione, ma Rosaspina non ci delude mai. Vediamo. Questo perché io a Stefano chiedo diverse cose, ma poi onestamente me ne manda anche in base a disponibilità e gusti, quindi vediamo un po'. Questa scatola Oris, che ho chiesto di Oris? Vediamo un po', perché c'erano diverse cose interessanti. Oris tra l'altro è sempre molto interessante. Questa scatola la apriamo piano piano, scavicchi ma non apra. Vediamo, qui ci sarà documentazione. Mi piace anche il fatto che Stefano abbia iniziato a mandarmi i corredi, così ce li guardiamo assieme, cosa che non disdegno mai. Portacarte, manuale, credo che sia un manuale in ogni caso abbastanza generico di vari modelli Oris. Comunque passiamo a lui, in questa scatola particolare, deve essere qualche edizione. Vediamo un po'. Bellissimo. No, non è un'edizione, ma questo credo di non averlo neanche chiesto a Stefano, cioè l'ho messo tra i papabili, ma sono molto curioso. Questo qui è il famoso acciaio e bronzo, dove vediamo se riesco a farvelo vedere. La maglia centrale è in bronzo, un bellissimo quadrante marrone degradé che richiama anche gli altri accostamenti cromatici del bronzo e dell'acciaio, davvero molto carino. Eccolo qui. Un orologio che indubbiamente conoscerete in tanti, lo abbiamo visto per esempio al polso di Davide Cecchini per anni e credo ce l'abbia ancora, e lui ha sempre apprezzato tantissimo. Devo dire che è veramente un bell'orologio e vi dico anche che in camera non riesco a farvi apprezzare la qualità del quadrante, delle rifiniture, ma adesso ci provo. Li porto fuori al sole, vediamo un po' cosa succede. Che bomba! Bello, molto bello, molto ben realizzato, ma voglio parlarne in una recensione ad hoc, quindi dovrete aspettare, ma torniamo al nostro pacco. Mettiamo un attimo da parte il nostro Oris, che poi con le luci interne è ancora più caldo, questo marrone, veramente bello. E lo spostiamo da qualche parte perché abbiamo ancora un pacco da aprire. Credo che non ce ne siano altri. No, abbiamo quest'altro, vediamo di che si tratta. Tissot, che avrò chiesto di Tissot che non me lo ricordo. Abbiamo recensito da poco il PR516, cronografo
veramente ben realizzato per la sua fascia di prezzo. Vediamo un po'. Ah, eccolo, sì, questo lo volevo assolutamente. Un orologio classico, elegante, con un quadrante salmone bellissimo, perfettamente realizzato, a un prezzo veramente piccolo, 895 euro, da scontare. Tra l'altro, sapete, Rosaspina fa degli ottimi sconti soprattutto agli amici di TOC, quindi non esitate a chiedere al buon Stefano. Bello, bellissimo questo orologio, cavolo. Poi uno dice che compra troppi orologi. Bellissimo, ve lo faccio vedere meglio, andiamo al sole. Eccoci qua, ed ecco qui il nostro Tissot quadrante salmone. C'è un sole veramente fortissimo, vediamo se all'ombra riesco a farvelo percepire anche meglio. Comunque molto bello, cinturino molto bello, molto morbido, un cinturino in vacchetta morbidissimo. E il quadrante poi non soltanto è molto bello, ma è anche molto ben lavorato, con gli indici applicati neri a contrasto con questa lavorazione salmone, così come sono nere anche le altre sfere. Grandezza giusta, all'interno il solito, ma direi comunque ottimo e affidabile Powermatic 80. Tra l'altro questo qui in particolare è COSC, e invece no, perché probabilmente lo saprete, ma l'Heritage 1938 indossa perché non vedo l'ora di indossarlo, in cassa, calibro ETA 2824 con, come dicevamo, una chicca, e cioè COSC, certificato cronometro, per un orologio, come vi dicevo, che è abbondantemente sotto i 1000 euro, soprattutto in considerazione di uno sconto sicuramente importante che lo porta veramente a cifre piccolissime per quello che è l'orologio. Tra l'altro molto ben realizzato, molto bello, molto curato anche nelle sue rifiniture. Un orologio insomma che dobbiamo indubbiamente vedere più da vicino, e dobbiamo vedere anche al polso. Io nel frattempo al polso me lo metto e voi nulla, dovrete necessariamente aspettare. Scherzo, facciamolo un giro. Come si illumina sotto il sole, guardate un po'. Marrone acceso, figo, veramente molto bello per l'estate. Sono un po' indeciso sul bronzo, perché il bronzo normalmente macchia la pelle e macchia anche i vestiti, e indubbiamente la maglia centrale in bronzo potrebbe dare questo difetto. Mi pare di non aver letto in realtà nulla al riguardo, quindi dovrò approfondire necessariamente. Indubbiamente l'accostamento cromatico e anche dei materiali, perché non è soltanto un colore, ma appunto è una rifinitura, una lavorazione degna di nota, secondo me è veramente perfetto. E questo invece è il bellissimo Tissot Heritage 1938 COSC quadrante salmone, che credo veramente che non ci sia la minima cosa da dire a questo orologio se non ai miei peli sulle braccia, ma questo è tutt'altro discorso. Veramente un orologio bello e giusto, cioè un ETA 2824 COSC in una cassa ben proporzionata da 39, quadrante salmone, indici anneriti e applicati, molto meno di 1000 euro. Veramente lavoro eccezionale. Volevo provarlo da tempo e direi che le aspettative non sono assolutamente deluse. Comunque ne parliamo di sicuro più approfonditamente nella recensione che merita. Beh, questo era il nostro unboxing, direi che per oggi ne abbiamo anche abbastanza. Io vi saluto con il nostro Heritage, adesso gli tolgo il cartellino e non vi preoccupate. Vi do appuntamento a una prossima puntata qui su TOC e vi ringrazio come sempre. Se vorrete iscrivervi, è gratuito, per noi è importantissimo. Ciao a tutti!